adesso a presentare, vorrei parlare anche della coppia di difensori centrali che ieri sera ha fatto una partita superlativa. E con questo do il bentornato a Filippo Galli qua a Radio Rossonera. Ciao Filippo. Ciao Edoardo, ciao a tutti, ciao Lollo, Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Anche a te. Più o meno. Anche a te. Filippo, Grazie. allora io partirei dalla difesa, avendo te a disposizione, perché è stato il reparto più criticato della stagione, a dire la verità anche ieri abbiamo preso gol, però dal punto di vista della prestazione ma anche dell'equilibrio complessivo con Teo Hernandez, Tomori, Pavlovic e Walker, si prospettano dei bei periodi, no Filippo? Sì, allora, come dicevi tu, no? Purtroppo il clean sheet, non subire gol diventa un problema, nel senso che non si riesce ad ottenerlo. Credo che con Conceição soltanto una volta la rete, la nostra porta sia rimasta inviolata. Detto questo, i due difensori centrali hanno fatto qualcosa di incredibile ieri sera, nel senso a livello di prestazione sia individuale che poi di squadra, che è quella che poi conta di più, perché sono stati puntuali negli interventi, hanno saputo anche essere, come posso dire, a proporsi in avanti, soprattutto Pavlovic con questo coraggio che magari non è bello da vedere, però è molto efficace, il primo che affonnar la carica quando c'è bisogno di farlo, e poi tutti e due dal punto di vista difensivo sono stati pressoché impeccabili, se non come sempre qualche volta si dimentica un po' l'uomo nel mezzo dell'area, come è successo anche con la Roma. Queste sono cose, secondo me, di questo lui parlava con Seisao, anche di questo parlava con Seisao al fine della partita, quando diceva che alcune cose vanno ancora migliorate, ovviamente. Pavlovic che hai citato sicuramente dici non bello, però ha il carattere del suo allenatore, c'ha la tigna. No, a me non interessa la bellezza o la fluidità del movimento o l'eleganza, a me interessa l'efficacia, quindi Pavlovic che rimanga quello che è, per carità, assolutamente. Tomori è tornato a essere quel Tomori dell'inizio, no? Di quando abbiamo vinto il campionato, di quando era efficace, attento, metteva tutto se stesso in campo. E infatti la mia domanda era relativa a questa, perché prima Giacomo diceva la leadership di Walker in difesa si respira, ma può bastare secondo te solamente questo elemento per giustificare un po' l'equilibrio ritrovato, al di là del gol che abbiamo detto comunque c'è stato? Ma certamente non può essere solo l'ingresso di Walker, anche se Walker porta esperienza, porta carisma, porta il fatto appunto di aver giocato ad alti livelli, di aver conseguito tante vittorie e sa come gestire i momenti di difficoltà e quant'altro, però credo che questa ventata, chiamiamola così, di ottimismo che ha investito un po' tutto l'ambiente, anche dopo il derby che era arrivato con un pareggio, non dico stentato, ma un pareggio in cui sofferto, no? E cui poi loro hanno segnato nei minuti di recupero, quando subisce un pareggio così sembra quasi essere una sconfitta. Invece nella percezione un po' di tutti era che la squadra finalmente si era comportata da squadra, aveva sofferto, aveva portato a casa un risultato positivo ancora con l'Inter, e soprattutto le voci di mercato avevano creato questo ambiente positivo, e poi la positività finalmente si è trasformata in una prestazione di livello ieri sera, perché è stata una prestazione di livello, che la Roma è stata una buona Roma e invece siamo stati nettamente più forti, anche se poi a livello di possesso palla, anche se il buon Conceição dice che non è importante, per me lo è invece, è stata una gara equilibrata, però il Milan ha finalmente fatto vedere giocatori di qualità, oltre a quelli che aveva, perché per carità non possiamo pensare che Leao, Teo e diversi altri non siano di qualità, ma Joao Felix, Cruz-Cavetto e con il buon Santiago Giménez, con quel passaggio in profondità senza aspettare troppo, hanno dimostrato insomma che il Milan sta ancora a scegliere giocatori di qualità. Ovviamente poi adesso ci aspettiamo la riprova già sabato con l'Empoli. Ho fatto un pistolotto, quindi No, è chiaro, in realtà
Filippo, è ovvio che sarà il campo a giudicare. Ha colpito l'ultimo giorno di mercato perché probabilmente non era mai stato, non è mai successo una cosa del genere, almeno per quanto ci riguarda, con tutte le entrate e le uscite. Alcuni hanno parlato di un mercato un po' improvvisato, altri hanno detto però la qualità dei giocatori è arrivata, ed effettivamente poi ieri sera in parte questa qualità già si è vista. Che voto daresti tu al mercato del Milan, considerate sia le entrate che le uscite? No, un mercato da 8, assolutamente un buon mercato, ma direi non è stato un mercato improvvisato. Evidentemente si è andati alla chiusura di alcune trattative proprio all'ultimo, perché comunque si dovevano incassare. Sappiamo quanto poi gli aspetti bilancistici siano cari a questa società, e quindi dovevano uscire i giocatori prima di far entrare altri. Le operazioni dovevano andare in una direzione tipo quella del prestito secco piuttosto che quella del prestito con obbligo o diritto di riscatto, eccetera eccetera, e quindi si è arrivati così sul filo di lana, no? Al photo finish. Ma è una campagna acquisti secondo me che ha preso i giocatori funzionali al gioco, funzionali, e dal punto di vista strutturale abbiamo sempre detto che strutturalmente non era una squadra adeguata, invece adesso lo è. E quindi bene, perché sono stati giocatori ciascuno in un ruolo che questa squadra aveva bisogno per poter dare, oltre alla quantità, anche qualità all'allenatore nelle scelte. Ciao Filippo, io ti volevo chiedere, visto che oltre che un grande difensore sei anche un grande conoscitore di calcio giovanile, io nell'equilibrio di ieri l'ho visto tanto nella scelta anche di mettere un esterno come Alex Jimenez, visto che adesso Jimenez è sulla bocca di tutti, ma più l'altro che Alex. Io ieri ho visto forse la miglior partita fatta con la prima squadra da parte di Aleandro. Sì, sicuramente. Leandro secondo me ormai è da considerare un giocatore della prima squadra, come dal mio punto di vista lo è anche Camarda, anche se ovviamente ha avuto molto meno minutaggio di Jimenez, però ieri è stato impattante, è stato efficace. Poi la sua, tra virgolette, un po' incoscienza a volte di fare delle cose che magari non ci aspettiamo, però è un giocatore che piace, che dà il meglio di sé, l'abbiamo visto dal punto di vista anche dell'impegno, oltre che comunque della qualità. Ecco. Quindi Leao, non dico che abbia un concorrente, però anche Leao deve sapere che deve performare, deve allenarsi al meglio per poter essere poi presentato in campo. È chiaro che credo che l'allenatore vada sempre sulle Leao se deve scegliere, no? Però dovrà dare continuità anche lui di rendimento. E poi ti volevo anche chiedere, visto che so che lo conosci proprio personalmente e visto che si è parlato dell'ultimo giorno di mercato, secondo te Zeroli adesso a Monza, la scelta di darlo in prestito secco in una squadra che probabilmente retrocederà in Serie B, secondo te può essere una scelta vincente per il percorso del ragazzo? Non lo so, lo dirà solo il tempo. È chiaro che va in un contesto in difficoltà, e per un giovane non è mai facile, non è mai la scelta forse migliore, almeno sulla carta, però ogni scelta è a sé, ogni giocatore è a sé, quindi lo dirà solo il tempo. Io credo che se lui ha deciso di andare lì e di accettare questo trasferimento, ci vada con la testa giusta e con la voglia appunto di mettere nel suo percorso di formazione minutaggio ed un'esperienza che sicuramente gli potrà tornare utile a lui e probabilmente anche al mio. Allora te la faccio al volo, visto che me l'hai stimolata tu, Jack, perché Camarda invece è stato lì per andare al Monza, poi all'ultimo invece il Milan ha deciso di tenerlo. Ibra ha deciso di tenerlo, Che cosa apparentemente. ha fatto bene? Chi ha deciso di tenerlo non lo so, non lo so chi ha deciso di tenere. Io credo che le scelte poi vengono sempre fatte tutte insieme, no? Se si è detto che è una dirigenza che lavora in maniera collegiale, credo che anche in questo caso abbia deciso in maniera collegiale. No, ma la domanda era, secondo te era meglio mandarlo 6 mesi? È lo stesso discorso, siamo sempre qui, 6 mesi a monte in una città difficile, allora rimane qui con l'idea di farlo giocare, dargli minutaggio, Miche Milan futuro, non dimentichiamolo, che nasce per fare esperienza ai nostri ragazzi. Allora uno può pensare che Camarda sia già un giocatore da Serie A, come lo penso anch'io, però
se deve sedere in panchina senza nessuna opportunità di essere impiegato, è meglio che vada a giocare a Milan Futuro, dove può fare delle esperienze formative che lo facciano crescere o che comunque gli facciano ottenere, come posso dire, la continuità di gioco che poi può mettere a disposizione della prima squadra quando verrà chiamato. Filippo, ti ringraziamo e ti abbracciamo come sempre. Un abbraccio, forza Milan. Ciao, ragazzi. ciao, grazie. ciao. Tra l'altro mi ricollego al fatto che abbiamo parlato un po' di giovani, perché ieri si è